Adesso incontriamo l'avvocato Cascini che prima di parlarci del progetto AgriPlus ci racconterà un po' la sua esperienza professionale. Ciao, buongiorno. Noi siamo qui a raccontare di AgriPlus perché abbiamo fatto un percorso. Questo percorso che ci accompagna da circa 18 anni ci ha visto partecipe di una serie di attività che io ho avuto fortuna e piacere di condurre prima come consulente, poi come imprenditore e quindi come organizzatore e coordinatore di una serie di processi. Il mio percorso inizia nel conoscere il mondo del vento, il mondo dell'eolico, della possibilità di catturare con eliche rotanti questa energia naturale che è l'energia del vento. Poi ho avuto qualche esperienza nel mondo del fotovoltaico, quella che mi ha illuminato da un punto di vista di possibilità di fare grandi cose è il solare termodinamico a concentrazione, che è una delle tecnologie più innovative nel settore, è una di quelle tecnologie che riesce a cambiare il paradigma della non programmabilità e non continuità della produzione da fonti rinnovabili. Quindi la nostra idea, l'immaginazione di creare qualcosa from scratch, come dicono gli americani, da zero, in un posto desertico e quindi un posto inabitato, dove andare a insediarci e immaginare che il nostro insediamento faccia bene all'ambiente. Io immagino con questo progetto di fare qualcosa che va un pochino oltre, cioè noi immaginiamo di fare del bene all'ambiente, di fare produzione non solo in modo sostenibile, ma in modo da antropizzare positivamente un'area che oggi è inospitale, è inutile, tra virgolette, al sistema produttivo. Non facciamo una guerra tra fonti, uniamole queste fonti e mettiamole a servizio comune di un progetto che può essere appunto rivoluzionario, cioè un progetto che possa consentire, oltre alla produzione di energia, anche la creazione di vita, e una vita vissuta senza emissioni di CO2, senza bruciare componenti fossili e che può essere infinita, ma unirla a un sistema di solare a concentrazione che trasforma l'energia del sole prima in energia termica e dà la possibilità quindi di accumulare in serbatoi questo calore che riusciamo a trasformare tramite gli specchi e del sole e poi utilizzare quella fonte di calore quando ti serve l'energia per produrre vapore e inserirla in un ciclo di produzione assolutamente tradizionale quali sono quelle dei centrali a carbone. La pioggia è l'acqua distillata per eccellenza. Usare quell'acqua fa sì che io in Marocco possa produrre il pomodorino del Piennolo delle pendici del Vesuvio, possa produrre la vaniglia del Madagascar. Avvocato, qualche dato su questi, cioè i numeri di questo progetto? L'idea che stiamo portando avanti è di insediarci in un'area che possa essere quella che va individuata tra le aree di Tarfascia e Dakhla, nel sud del Marocco. Parliamo di un'occupazione che può essere, diciamo, anche di 50.000 ettari. La nostra idea è di iniziare a insediare un'area che possa essere tra i 5.000 e i 10.000 ettari, poter realizzare l'impianto solare a concentrazione più grande del mondo, di circa 2.000 ettari. Allora immaginare l'insediamento di quella struttura che oggi a Partanna in Sicilia occupa un'area di 21 ettari e genera 24 ore al giorno energia elettrica trasformandola in energia termica. Quindi lì questo esempio reale che è in piccolo, però comunque è un'area di 210.000 metri quadrati che ha impiegato un 130-140 persone per la sua costruzione su 3 anni più o meno di lavoro. Poi vedremo meglio nel corso della giornata, che è fatta da specchi piani. Questi specchi piani che disegnano parabole grandi anche 50 ettari, 100 ettari, quindi queste grosse parabole. Oggi abbiamo l'onore di condividere il nostro spazio con Vincenzo Floridia, ingegnere meccanico con grande esperienza nel campo delle energie rinnovabili, attualmente alla guida della filiale italiana del gruppo Ecoprime. Incomincia la sua avventura addirittura a Singapore per il gruppo Siena. Dico bene, Franco? Sì, Sharon. Il nostro ospite si occupa della costruzione di piattaforme offshore e gasdotti come project engineer. Dal 2008 si specializza nelle energie rinnovabili.
lavorando in Enel e sviluppando il progetto Enel Green Power in Italia e all'estero. Continua la sua esperienza lavorativa in BP Solar, sviluppando un portafoglio impianti fotovoltaico in Italia, per approdare infine in Ecoprime. Ci sei, Vincenzo? Grazie Sharon e Francesco, anche per riportarmi agli inizi della mia carriera. Io ho iniziato nell'oil and gas a Singapore, appunto, in un'epoca in cui le energie rinnovabili erano molto poco diffuse e conosciute. Oggi le energie rinnovabili sono una tecnologia matura che in termini di competitività ha superato gli impianti tradizionali a fonti fossili. Resta ancora il tema della gestione della rete, in quanto le energie rinnovabili non sono prevedibili. Se pensiamo al sole e al vento, chiaramente non possiamo stabilire in anticipo quale sarà la nuvolosità o il vento del giorno dopo. Per questo abbiamo, in parallelo alle energie tradizionali, quindi al solare e all'eolico, abbiamo sviluppato una tecnologia, solare termodinamico, che consente di risolvere il tema della prevedibilità delle fonti rinnovabili. In particolar modo l'impianto di Partanna consente, grazie a degli specchi, di canalizzare la fonte solare su un tubo che viene attraversato da sali. Questi sali, che hanno delle proprietà termiche molto avanzate, consentono di accumulare il calore e in estate in Sicilia riusciamo a produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, da fonte solare, per 24 ore. Da questo punto di vista noi riteniamo che la tecnologia sia ideale, per esempio, come un paese per il Marocco. Qui in studio oggi siamo con Riccardo De Blasio, un esperto del settore agricolo e zootecnico, e vedremo come grazie a delle tecniche innovative di precision farming è possibile raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Riccardo, parlaci un po' di te, della tua azienda e dei progetti che avete in previsione. Sì, grazie Silvia. Io mi occupo di agricoltura e di zootecnia. Ho un passato nella banca di investimento, nel trading di materie prime e da 6 anni a questa parte faccio l'agricoltore. Mi rendo conto oggi che il settore agricolo è un settore tradizionale che ha una forte necessità di innovazione. Oggi fare l'agricoltore è un lavoro, è un'arte, è un mestiere, ma ha la necessità di professionalizzarsi, poiché le sfide del futuro sono sempre più difficili. Basti pensare ai cambiamenti climatici. Oggi io mi rendo conto che le tecniche tradizionali o i metodi tradizionali di produzione non sono più sostenibili, sia in termini di rischi sia in termini di utilizzo delle risorse. E riteniamo che l'unica strada verso un progresso sostenibile sia l'utilizzo della tecnologia. In questo progetto è previsto anche il Marocco, giusto? Certo, noi in Marocco abbiamo l'idea di costruire stabilimenti di produzione agroalimentare tecnologici e integrati. Questo attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili che possono minimizzare i fattori di produzione. L'idea è creare un unico hub di produzione che possa combinare gli scarti della lavorazione, i sottoprodotti o le inefficienze di alcuni settori e trasformarli in risorse per altri. Quindi con AgriPlus l'obiettivo è quello di avere un unico hub per la produzione agroalimentare integrando varie tecnologie disponibili. Sì, esatto. L'obiettivo di progresso sostenibile può essere attuato solo utilizzando energie rinnovabili e tecnologie di produzione innovative. Quindi parliamo di tecnologia idroponica? Sì, esatto Silvia. Noi l'idroponica è una tecnologia che ci consente di minimizzare i fattori di produzione e di minimizzare il rischio dell'imprenditore. La tecnologia idroponica ci consente di ovviare a questo rischio e di concentrare la produzione e ricreando noi le condizioni ottimali per la semina e la crescita del seme.